Eccoci tornati con un'altra console e oggi abbiamo nel banco una PlayStation 3 Slim a cui ho già fatto la diagnostica perché la console non si accende, fa il LED verde per un secondo poi morta completamente. Quindi questa cosa qua è chiaramente una questione di i-LOD, anche se nelle versioni Slim e Super Slim il LED giallo è stato disattivato dalla Sony. Il codice di errore è il seguente, ok? A0111B01. Quindi il codice che dobbiamo andare a guardare è 1B01. E se noi andiamo a guardare in internet i riferimenti per questo errore, 1B01, questo errore indica il sensore di temperatura della CPU, ok? Che è guasto, oppure qualcosa relativo al sensore, qualcosa sul circuito, ok? È guasto. Allora, qual è l'area di nostro interesse? L'area di nostro interesse chiaramente è dall'altro lato di questa scheda qua. E l'altro lato di questa scheda qua ci porta qui. Questo è il cell, è il processore. Questo componente è un componente non rimpiazzabile, perché è legato, il processore è legato al Syscon, è legato a varie altre cose, quindi sono tutti componenti legati che non si possono sostituire, non si possono comprare nuovi, chiaramente, quindi non c'è nessuna possibilità di salvarlo se il sensore all'interno, perché all'interno qua, ok, c'è il chip, ok, e all'interno è stato costruito un sensore. Questo sensore è formato da un diodo termico, un diodo che funge da sensore di temperatura, no? E questo diodo viene poi collegato su questo chip qua. Questo qui è il chip che controlla la temperatura del processore. Uguale anche per questo. Ok, questo qua è il chip che controlla il processore grafico, la GPU. Ok? Allora, io sono andato a questo punto sotto al microscopio e sono arrivato in questa posizione qua. E dagli schemi che si possono trovare un po' in rete, sono arrivato a determinare che questi due piedini sono i piedini, diciamo, chiamiamoli positivo e negativo del diodo, ok? Vanno fuori, passano su queste resistenze, queste sono due resistenze da 100 ohm se non mi sbaglio, lasciate che li misuro di nuovo per sicurezza, che la mia memoria può ingannare. Allora, queste qui sono resistenze da 100 ohm, sì, esattamente, 100 ohm e 100 ohm. Bene. E però a questo punto possono esserci due cose, anzi tre. Il chip potrebbe essere guasto, ma ci possono essere anche un'altra cosa. Cosa può essere? Può essere che il diodo all'interno del processore è bruciato, oppure che le connessioni, ok, che portano al processore siano saltate, quindi le sfere al di sotto del processore sono crepate. Come si fa a vedere questa cosa qua? Molto semplice, si va in modalità diodo. Ok, io vedete che ho già provveduto a rimuovere le resistenze, quindi ad isolare questi punti qua, e in modalità diodo, aspettate che vi metto il multimetro a schermo, in modalità diodo io ho linea aperta, ok? Se io provo qui, vedete 54, 54, non è in cortocircuito questo chip qua perché è un valore relativamente buono, ma qui c'è linea aperta e qui c'è linea aperta. Quindi isolando questo circuito qua, adesso so che il problema è sul processore.
e questa riduce le possibilità a 2. E ricordiamo, possono essere le sfere, quindi il processore risulta con qualche sfera al di sotto crepata, ossidata o altro, oppure il diodo all'interno del processore è cotto, è andato, e questo significa che la console non è recuperabile. Si può eventualmente fare una cosa tipo un accrocchio, se proprio vogliamo, ma è molto rischioso. Cosa vuol dire? Che eventualmente si può installare qui sopra, ok, su queste due piazzole, un diodo sostitutivo al di fuori però del processore, ok? E questo però cosa comporta? Che il diodo inserito qua non andrà mai a misurare la temperatura effettiva del processore. Lui misurerà, che ne so, magari 20 gradi, 30 gradi, quando invece il processore magari è a 50, 60, 70 gradi. Di conseguenza, la console non saprà mai a che temperatura è il processore e di conseguenza, se dovesse esserci un qualsiasi motivo di surriscaldamento, il processore si cuoce lentamente, molto lentamente, e poi all'improvviso, puff, esplode tutto ed eventualmente manda a fuoco anche l'intera console. Ecco perché è rischioso. Si può eventualmente installare qualcosa? Sì, in sostituzione. Questo potrebbe fare in modo che la console si riaccenda? Sì, ma non è possibile, io non lo consiglio assolutamente e secondo me non è neanche possibile usare la console in sicurezza. A quel punto bisognerebbe andare a cambiare minuziosamente la pasta termica, per dire ogni 3 mesi, 6 mesi, giusto per essere sicuri che la console abbia sempre la pasta termica fresca, che possa lavorare in maniera ottimale. Bisognerà fare il delete a quel punto, cambiare la pasta termica ogni volta, ma questo non toglie il rischio che per qualsiasi cosa che succede, se noi applichiamo la pasta termica in maniera trasandata, in malo modo, oppure qualsiasi altro problema che insorge all'interno del processore e che quindi porta a surriscaldarlo, il circuito di sorveglianza non può reagire. Quindi cosa facciamo per questa console? Questa console adesso possiamo fare solo due cose, anzi solo una cosa. Andare a staccare il processore e verificare direttamente sul processore, quindi girando il processore, andando a verificare i punti esatti dove si connettono, dove si connette il diodo, e andare a misurare se abbiamo dei valori di diodo sul processore stesso. Se ce li abbiamo, vuol dire che era un problema di saldature crepate. Se invece non abbiamo nessun valore, esattamente come l'abbiamo ritrovato qui su questi punti qua, significa che il diodo all'interno del processore è morto e quindi la console non si può più salvare. È un peccato? Sì, ma può capitare. È elettronica, niente è eterno alla fine. Quindi niente, adesso farò la rimozione, andrò a rimuovere il processore, tornerò nel video, faccio la rimozione con tutta calma, non la faccio registrata solo e semplicemente perché questo è un procedimento che può essere rischioso. Se c'è una cosa se c'è una possibilità di poter salvare questa console, non voglio rovinarmela andando a fare una registrazione, perché la registrazione di un video mi distoglie l'attenzione dal fare il lavoro fatto bene. Quindi perdonatemi se non mostro a video nulla, ma preferisco, se ho una possibilità di salvare la console, di farlo in maniera fatto bene. Quindi mi concentrerò solo ed esclusivamente per fare il lavoro fatto bene, senza fare registrazioni video, e tornerò quando il processore è tolto per mostrarvi che cosa ho trovato. Va bene? Ci vediamo dopo. Bene. Allora, ho staccato il processore. È andato tutto bene, per fortuna. Adesso ho controllato un attimo la linea direttamente sulla scheda. Poteva essere anche danneggiata, ma fortunatamente diciamo che non è così. Allora, la linea di riferimento io chiaramente sono andato a prendere in continuità con il bip e sono andato a prendere da qui e a cercare per ogni singolo punto e ho trovato che mi porta qui, ok?
Allora, il pin numero 1 è qui in basso, dove c'è questo puntino, eccolo qui. E qui in basso è la zona dove abbiamo i condensatori, va bene? Dove di norma ci sono i condensatori. Quindi se noi torniamo su, dovrebbero essere questo qui, fatemelo rimisurare perché ho perso il contatto. Sì, ecco qua. Quindi questo punto qui e questo punto qui sono quelli che portano il segnale per il sensore di temperatura. Quindi contando verso il bordo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Ok, 13 piedini in dentro. E poi vabbè, 3 piedini alla fine, 1, 2 e 3. Quindi se io vado a prendere il mio processore, allineando chiaramente, no? Quindi il pin numero 1 sappiamo che è segnato da questo pallino qua, quindi lo allineiamo alla nostra scheda, giriamo sotto sopra, magari vediamo se riesco a fare così, ok? Lo giro sotto sopra, lo metto qui a fianco, bene, così è specchiato. Ora andiamo a contare 13 file in dentro e 1, 2, 3, 4, 4 e 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5, eccole qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, eccole qua. Allora, questo punto e questo punto sono i punti che servono a noi. Allora, adesso dobbiamo prendere in considerazione un punto di massa. Dov'è la massa? Troviamo un punto facile, magari un angolo. Dov'è che c'è un qualcosa di massa sulla scheda? Eccolo qua. Allora, questo punto qui, questo angolo qui è un punto di massa. Ok? Vedete che fa 0. Quindi specchiato è questo punto qua. Quindi questo punto qua, se noi lo prendiamo e andiamo a misurare, ok, partendo da qui, puntale rosso sulla massa e puntale nero che andiamo a misurare, vediamo di prendere, allora 1, 2, 3, 4 e 5, eccoli qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allora, signore e signori, purtroppo il processore è morto. Non ho un valore, vedete? Adesso sono in continuità e andiamo in modalità diodo. E se io vado a misurare, no, scusate, allora 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eccolo qua. Questo qua. Qua non ho nessun valore e qua non ho nessun valore. Già. Quindi confermo che il processore non potrà mai più funzionare. Già, storia triste. Ma ogni tanto succede. Questa ormai è diventata una scheda per pezzi di donazione, cioè pezzi di ricambio. Non si può fare nulla. Sì. Torniamo sopra il banco. Ecco qua. Non possiamo più fare nulla. Quindi adesso non mi resta che informare la persona, dirgli che la console non si può riparare e niente. Se ne vuole un'altra sostitutiva, eventualmente la compra. Devo vedere se ne ho alcune da vendere, ma niente. Al di là di questo non si può fare nulla. Come vi ho già detto, si potrebbe tentare di farla partire, ma non è sicuro per la console. Qualsiasi cosa dovesse succedere, il sensore di temperatura non funzionante può causare cose catastrofiche. Quindi non posso fare nulla. Ma al di là di questo, il video termina qua, non posso più fare nulla. Se vi è piaciuto lasciate un like, purtroppo è stato un fail, non mi aspetto chissà che cosa, ma qualche informazione c'era, dai, no? Quindi se volete lasciare un like, lasciate un like, commentate, iscrivetevi, abbonatevi, fate un po' quello che volete. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!